perché quando ho disegnato questo GPX ho visto che c'era un altro passo e l'ho aggiunto, passo Pia, ma non avevo visto che era serrato. Wow, guardate qua. Qua c'è una casa. Qua c'è una casa, c'è un cane, speriamo che non ci... Ecco qua, come non detto. Cinzia sta dicendo dove cazzo stiamo andando, effettivamente si prosegue. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi 30 aprile 2023, ultimo giorno di aprile. Le previsioni mettevano pioggia, invece questa mattina siamo svegliati sotto un cielo coperto, ma con insomma il rischio pioggia non dovrebbe esserci. Tra l'altro abbiamo passato una notte un po' insonne, siamo partiti tardissimo, sono circa le 11:30, 12 meno un quarto. Non è da noi, ma perché? Perché ci siamo svegliati estremamente tardi. Questa notte un simpatico vicino avrà lasciato il cane in cortile per 2 giorni, non c'è praticamente in casa. Il cane non ha fatto altro che abbaiare costantemente tutto il giorno e anche tutta la notte, quindi perché non abbiamo dormito. In questo momento c'è Cinzia alle mie spalle che si nasconde il cartello della pompa di benzina perché non vuole farsi vedere, adesso ve la mostro. Io sei un coglione. Non ve l'ho detto, ma punteremo l'oltrepo. Quello che stiamo attraversando adesso è il ponte della Becca, un ponte completamente fatto in ferro, è un ponte fatto poco dopo la guerra. Stiamo attraversando quello che è il Po, quello che resta del Po. Guardate sotto, è molto basso, è quasi sparito il Po, ragazzi. Comunque faremo un giro nei passi nell'oltrepo, passi che alcuni abbiamo già fatto, altri che non li ho mai fatti. Ho disegnato questo tour in settimana giocando un po' con Mappite, con l'applicazione di cui vi ho parlato la settimana scorsa nei video, e devo dire che funziona, cioè per chi non vuole mettersi su Basecamp, che sicuramente è una cosa un po' più professionale, un po' più di un livello un po' più alto, Mappite comunque dà tantissime informazioni ed è un ottimo programma per lavorare sui GPX. Qui c'è il limite dei 50 all'ora su questo ponte, c'è un tutor, quindi si va piano, si rispetta i limiti, come facciamo spesso e volentieri. Sopra c'è il castello di Cigognola, ci siamo già stati altre volte. Abbiamo superato Broni e davanti a noi si stanno aprendo le colline sotto un vento sostenuto, un po' fastidioso, ma la temperatura è ottima per il resto, siamo sui 20-21 gradi e inizia la nostra scalata. Punteremo, il primo passo che faremo, ovviamente per avvicinarci all'altra parte, è il passo Penice. Lo faremo da una strada diversa da quella che percorriamo solitamente, sarà una strada più lenta, meno trafficata sicuramente, meno da smanettone, ma con molti più scorci dolci, vigne, castelli come quello di Cigognola a nostra destra e tanta tranquillità, credo, spero. Se doveste decidere di versare da queste parti, questa è l'entità delle strade che vi aspettano. Siamo in località Cade Giorgi, siamo sulla SP 198, strada molto sinuosa ma manto estremamente rovinato in alcuni tratti. Come vedete i tratti di asfalto si alternano molto velocemente, tutti differenti. Qua è un po' messo meglio, in alcune parti sono degli avvallamenti importanti, dove posso faccio zig zag, l'entità del traffico praticamente è assente, di tanto in tanto c'è qualche ciclista ma fondamentalmente siamo solo noi. E si sale. L'ambiente intorno a noi varia molto velocemente, dalle vigne che in questo momento abbiamo alla nostra destra ci si immerge in dei piccoli boschi per poi rispuntare in mezzo a vigne nuovamente, insomma è abbastanza variegato. Un po' che è iniziato a salire, però ci si ritrova in questo ambiente qui, guardate qua, siamo sul fianco della collina, c'è davanti a noi un dipinto, veramente molto bello questo scorcio qui, colline dolci ricoperte da vigneti. Noi e il vento, l'immancabile vento. Vi dico che vi troverete davanti a voi un dipinto, intendo proprio questo, guardate qua. Che cos'è?
C'è quella chiesa sulla collina e vigna per tutto, vigna a profusione. Adesso proseguiamo verso il Penice, dove c'è un po' di nero, a dirvi la verità. Tra un po' arriveremo ad uno dei primi passi. Eccolo qua, Passo del Carmine dovrebbe essere, se non mi ricordo male. Eccolo qua, Passo del Carmine, 606 metri. Ovviamente poi vi lascio la traccia GPX in descrizione. Stiamo scendendo verso Zavattarello e questo è lo spettacolo intorno a noi. Il prossimo passo che faremo sarà il Penice. Stiamo salendo sul Penice tramite una strada diversa, come dicevo, dal solito, che dovrebbe essere la 412 se non ricordo male, SS 412, prettamente sgombra. Riusciamo anche ad avere un buon passo senza correre eccessivamente, ma sicuramente con un buon passo. Eccolo qua, vi confermo, SS 412. Si zompetta di tanto in tanto qualche buca da schivare, ma tutto sommato rispetto a quelle che abbiamo fatto fino a poco fa. Abbiamo appena superato il borgo di Romagnese e siamo proiettati direttamente in un'altra realtà. Guardate qua, siamo in mezzo a un bosco, abbiamo superato i 700 metri di altezza, l'asfalto è diventato magicamente perfetto, addirittura non c'è neanche la segnaletica a terra, si vede che è stato appena rifatto. Noi teniamo comunque un basso profilo, ma vi garantisco che salire con asfalto così è decisamente tanta roba. Il vento è tanta roba in questo momento. La natura muta veramente velocemente intorno a noi. I vigneti sono solo un ricordo. 30 all'ora, andiamo piano. Adesso qui c'è una bella curva sulla destra, dovrebbe essere una curva abbastanza ampia. Questa qui non dovrebbe essere una curva chissà quanto a gomito, e così è. Torniamo sull'asfalto nuovo, intonso, perfetto. Oh, si sale. Siamo soltanto noi su questa strada qui in questo momento. Adesso la stiamo prendendo da un altro punto, ma tra un po' arriveremo sulla strada dove generalmente arriviamo noi. Quello lì da sopra in alto è il Passo Penice. Noi solitamente quando saliamo sul Penice arriviamo da questa strada sulla nostra destra, questa che sale da Varzi. Quindi arriviamo da destra, invece adesso arriviamo da qui, invece adesso andiamo a sinistra. Passo Penice, 2 km. Abbiamo superato i 1050 metri, l'area inizia a essere frizzantina. Hanno riasfaltato questa strada qui, poi magari la possiamo fare per scendere giù. Passo Scaparina si chiama di qua. Era una strada drammaticamente rovinata, invece vedo che all'inizio è stata riasfaltata, quindi magari prossimamente potremo anche pensare di rifarlo. Un passo estremamente panoramico, non l'ho fatto mai ultimamente perché la strada era veramente mal messa, era una buca continua. Quasi arrivati sul Passo Penice, il nostro amato Passo Penice, ovviamente ironico. Eccoci qua, non ci fermiamo come al solito e scendiamo giù verso Bobbio, perché la strada che da fare è ancora parecchia. Abbiamo disceso il passo, abbiamo superato Bobbio e adesso ci terremo sulla sinistra direzione Coli. Imboccheremo la strada sulla nostra sinistra, inizieremo a scalare queste colline alla nostra sinistra, strada che ci porterà sul primo dei punti che vorremmo visitare oggi, vorremmo toccare oggi, che è la Sella dei Generali. Strada dei vini e dei sapori. Go! SP16. Strada soggetta all'attraversamento di animali selvatici. Attraversiamo il Trebbia qui sotto. Nonostante non ci sia il sole, vi posso garantire che il colore dell'acqua qui sotto è incredibile. Adesso concentriamoci. Sinistra. Si va. Quindi anche a dirvelo, il passo deve essere estremamente moderato e la prudenza non deve essere mai bassa, perché qua la prudenza non è mai abbastanza. La strada, come vedete, ci passa una macchina e mezzo più o meno, è molto piccola come carreggiata. Adesso si sta allargando un po' di più, ma il primo tratto è veramente stretto e questo non è da meno, e quindi in caso dovesse arrivare qualche macchina allegra è meglio tenersi, avere margine. Ecco, adesso qua a destra qualche nuvola nera sopra di noi, ma tutto all'interno della norma. La strada è stretta e piccola, ma l'asfalto è decisamente in un ottimo stato. Sto dicendo adesso con Cinzia, è molto meglio di strade più blasonate.
o comunque di strade che abbiamo fatto questa mattina. Si sale anche abbastanza prepotentemente su questa strada qui. Beautiful. Se fosse a senso unico sarebbe oltre una pista. Adesso percorreremo un tratto di strada estremamente panoramico. Guardate qua, guardate che cos'è qui. C'è un cartello che ci avvisa che per 800 metri potrebbero esserci caduta massi. Io ogni volta che vedo quei cartelli ovviamente mi tocco, visto il nome, ma e oggettivamente non te l'aspetti, di colpo si apre questo tratto di strada e arriva un po' a bocca aperta. SP16. Siamo a 3-4 km dalla Sella dei Generali, nel pieno parco della Val Trebbia, parco naturale della Val Trebbia. La strada è molto 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 bella ed è anche molto ben tenuta, a dirvi la verità. Noi, come vedete, stiamo tenendo un profilo estremamente basso e prudente, ma vi posso garantire che è tanta roba questa strada qui. Sempre più difficile, sempre più stretto e sempre più in pendenza, ragazzi. Gli ultimi chilometri praticamente la strada è una sola corsia. Complice l'orario, ora di pranzo, non c'è nessuno sulla strada, meglio così, ma è incredibile. Praticamente ci passa una macchina qua, teniamo un passo blando. Incredibile, veramente veramente bello sto posto, nonostante le nuvole. Poi una volta arrivati alla Sella dei Generali vediamo se Cinzia preferisce mangiare o se mangiamo in un altro posto, che comunque siamo partiti tardi e è ora di pranzo. Eccoci qua, Sella dei Generali. Adesso noi andiamo a sinistra. È incredibile, non sembra neanche di essere in Oltrepo, sembra di essere catapultati in un'altra realtà. E poco fa eravamo in Val Trebbia, o meglio, siamo ancora nel parco della Val Trebbia, ma in poche curve, in pochi chilometri la natura cambia completamente volto. Guardate qua. Sembra veramente di essere un altro mondo. Infatti anche Cinzia dice, mi fa pensare un po' all'Abruzzo, infatti ricorda un po' l'entroterra delle parti dell'Aquilano, della Marsica. Siamo a 1200 metri, superati 1200, siamo oltre 1200 metri. Infatti l'aria inizia a essere anche un po' frizzante, adesso siamo sui 12 gradi. Dalla Sella dei Generali, pochi chilometri dopo la Sella dei Generali, voilà, Passo di Santa Barbara. Qua già ci sono stato un'altra volta, salivo da questa strada qui sotto però, che è particolarmente impervia ma molto panoramica. Qui c'è un'area picnic. Cinzia, vogliamo mangiare qua? Cinzia dice sì perché ho fame, allora adesso ci accostiamo e qui, se non vado errato, c'è qualcosa, sì, c'è lì. Ok, ci mettiamo qui e lì c'è un'area picnic, mangiamo al fresco. Passo di Santa Barbara. Passo di Santa Barbara, 1136 metri. Noi veniamo da qui, l'altra volta invece salì da questa strada qui, che è particolarmente impervia. Questo è il passo di Santa Barbara, questo è il simbolo di Santa Barbara del passo. Sulla sinistra c'è un'area picnic, adesso andiamo lì. Cinzia è già andata. Cinzia si è portata già avanti, mi aspetta lì, perché si è fatta ora di pranzo e abbiamo appetito. Eccola qui l'area picnic, Cinzia si sta già attrezzando, area frizzante. Se doveste mai venire da queste parti sappiate che posti per l'area picnic ce ne sono a go-go, neanche a dirlo, siamo solo noi, e posti qui ce n'è a volontà. Lasciare questo posto meglio di com'era. Questa è l'area picnic che c'è, come vedete siamo soltanto noi, i posti ce ne sono a volontà. La moto è lì. Ci sarebbe anche modo di fare della carne alla brace. Diciamo che il posto è particolarmente attrezzato per il picnic. Adesso tolgo il casco e iniziamo il pranzo. A poche decine di metri dall'area picnic ce n'è in realtà una lì
una qui dietro. C'è questo memoriale, chiamiamolo così, dedicato a 3 piloti di aerei, perché il 18 giugno del 2011 proprio in questo punto ci fu una tragedia. Il 18 giugno del 2011 in un incidente aereo persero la vita 3 piloti austriaci nei cieli sopra Pradovera. Erano partiti da Ibs atterrando a Casaliggio, da cui poi avevano raggiunto in auto Bobbio. Erano tutti e 3 piloti esperti, docenti nei corsi per insegnare a volare, quindi è molto strano ciò che è successo. Conoscevano tutti molto bene quel punto dell'Appennino e in caso di vente forte si sarebbero certamente mantenuti a quota più elevati. Per questo, secondo gli esperti, c'è il dubbio che ci sia stato un malfunzionamento. Nel frattempo il vento sta spazzando via le nuvole e di tanto in tanto esce qualche spiraglio di sole. Adesso vado a recuperare Cinzia, piano piano si torna in sella e si prosegue il giro. Abbiamo ancora diverse cose da vedere, da fare e chilometri da percorrere. Ecco Cinzia, nell'area picnic che si sta rilassando. 14:23, ripartiamo dal passo di Santa Barbara, iniziamo la discesa e subito ci tuffiamo dentro il bosco. Guardate che colori, verde, arancio, il nero dell'asfalto. Sotto il bosco rimbomba soltanto il rumore del boxer. Guardate la strada, che meraviglia che è, soltanto noi e il vento. Ogni curva si apre uno scorcio incredibile. Qui siamo in località Pradovera. Sto attraversando questo borgo, un silenzio surreale, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Borgo cioè il centro del borgo dura 30 metri di strada, 50 metri di strada, dopodiché via, finito il borgo. La SP57 è veramente bella perché l'asfalto è nuovo, ottimo, è molto sinuosa, è molto curvosa come strada con una carreggiata non larghissima e assolutamente zero traffico finora. Siamo immersi in una natura superlativa, neanche a dirlo. E si sale, go! Ed è tutta così, è pennellata, è bellissima. Vi ripeto, l'asfalto è nuovo, quindi qui potete proprio divertirvi. Ragazzi, guardate qua sotto che strada che c'è, è incredibile questa strada qui, SP57, fatela perché è estremamente sinuosa, ma poi non c'è nessuno, passo non da smanettone, ma è una bellissima strada, le curve non finiscono mai e ci sono degli scorci dove sotto di voi vedrete tutta quanta la strada, è incredibile, è veramente veramente tanta roba. Davanti a noi guardate che vallata che c'è. Dopo esserci sciroppati un bel po' di chilometri dell'SP57 siamo arrivati a Farini, località Farini, sta uscendo un tiepido sole e qui siamo a pochi passi da Piacenza e adesso ci sosta caffè, perché certa gente vuole il caffè gelato. Tra l'altro qui c'è un baretto c'è un baretto di persone, pieno di persone pensionate e c'era uno particolarmente scatenato, musica latinoamericana, ballava, poi a un certo punto hanno abbassato la musica e arrivo, andiamo a bere il caffè. Certa gente è particolarmente felice in questo momento perché oltre al caffè fa anche un pezzettino di crostata. Caffè dolcetto. Crostata con la marmellata e caffè. Buonissima. Ripartiamo da Farini dopo caffè e crostata, come avete visto la strada SS654 è un vero budello, molto molto bello. Da una parte fino a poco fa avevamo Roccia Viva, di fianco a noi una volta c'era un fiume, adesso non c'è più, il letto del fiume che praticamente è asciutto, un piccolo rigagnolo d'acqua ma poca roba. Lasciamo la vallata e il letto del fiume e iniziamo ad arrampicare per il passo del Cerro. Limite di 50 è finito adesso. Davanti a me sul navigatore vedo un serpente sinuoso, molto. Speriamo che l'asfalto sia all'altezza della strada. La SP39, la strada che vi porterà sul passo del Cerro, non è sempre ben messa, anzi, spesso e volentieri è rovinata. Siamo a un'altezza di circa 750-760 metri. Qui, dopo queste curve, eccolo qua dovrebbe esserci, ecco qui, passo del Cerro, 750 metri sul livello del mare. E adesso si inizia a scendere. Il panorama varia molto, mentre salirete vi renderete conto di come velocemente cambia il panorama, il paesaggio e la natura intorno a voi.
Dopo Passo del Cerro stiamo arrampicando per Ebbio e praticamente la strada sembra quasi dismessa. Guardate quanto è stretta. Penso che solo noi saremo su questa strada qua. Speriamo non sia chiusa, non ci sono segnali di interruzione o di chiusura, però vi dico che secondo me qua non ci passa nessuno. Di sicuro qua non troviamo gli smanettoni, guardate, e guardate che panorami. Le mie sensazioni in realtà sono corrette, perché adesso inizia un tratto di strada sterrato. Stiamo puntando Passo Pia, 721 metri e sono. Ripartiamo e proseguiamo. Non avevo messo in conto del tratto sterrato, però dai, per adesso è accettabile. Più che altro per Cinzia lo dico, non tanto per me che sta dietro, magari vorrei sentirne di più, però per ora il passo è abbastanza. Cinzia mi dice io sono tosta, io mi devo comprare una moto da enduro, ha detto Cinzia. Prossimo acquisto di Cinzia, monocilindro da enduro. Tutto a posto, Cinzia a posto, ha detto. Ok, ha detto Cinzia che ogni tanto ci vuole un po' di brio. Go, si prosegue. Perché quando ho disegnato questo GPX ho visto che c'era un altro passo e l'ho aggiunto, Passo Pia, ma non avevo visto che era serrato. Wow, guardate qua. Qua c'è una casa. Qua c'è una casa, c'è un cane, speriamo che non ci. Ecco qua, come non detto. Cinzia sta dicendo dove cazzo stiamo andando, effettivamente si prosegue. Ok, qui di qua mi dà Cinzia. Passo Pia dovrebbe essere tra non molto. Sto parlando con Cinzia in questo momento. Ragazzi, Passo Pia qualcuno di voi l'ha mai fatto? Ci siamo quasi. Abbiamo fatto anche questa piccola esperienza di off-road in due. Un po' zig zag perché di là è un po' malmesso. Ecco, qua c'è un tratto di discesa. Poi ce l'avete una zavorrina come Cinzia di Mattia che vi sprona a fare queste follie qua? Stranamente non ha predicato, che allenamento è lei quella della coppia la più sana, diciamo così. E praticamente Passo Pia è qua, è questo, il cuoricino qua me lo dà, qua, ecco qua, qui è, perché adesso noi dobbiamo riscendere di qua. La moto è qui, con i guanti, il touch è quello che è. Da Passo Pia scendiamo di qua e proseguiamo il tour. Ok, adesso si torna a vincere facile perché siamo tornati sull'asfalto, si scende, Passo Pia da 712 metri, iniziamo la discesa. Abbiamo parlato troppo presto perché siamo ritrovati di nuovo, parte sterrata, si va. A quanto pare ci ho messo più strade bianche di quelle che pensavo, o meglio, veramente non le pensavo manco una, ma... Go.
Si va. Tornante, tienti pronta. E qua siamo in prima, adesso gli diamo con calma. Oh. L'elettroassistito fa il suo dovere, diciamo così. Quando devi passare in prima e in seconda è comodo, quando sei in queste circostanze. Cioè, guardate dove vi trovate qua. Voi e la natura, nient'altro. Che le kenda sull'asfalto fanno un po' cagare, ma per fortuna quel poco tassello che hanno ci hanno aiutato in queste condizioni, ecco. Siamo tornati sulla SP39, tutta questa deviazione per dire abbiamo fatto un altro passo Pia, e questo merito sicuramente di quell'applicazione che sto sperimentando in questi giorni, Mappite, che c'è una funzione dove a volta che voi zoomate sulla zona che vi interessa c'è il pulsante che vi dice i passi presenti, e io ho visto questo Pia qui vicino, l'ho messo dentro, ma non ho fatto caso che la strada non era asfaltata, poco male. Il viaggio continua, come dice il nostro amico Jacobs. Siamo scesi in Val Trebbia, abbiamo attraversato il fiume Trebbia, stiamo arrampicando per Donceto, strada altamente dissestata, quindi passo deciso e moderato e si va. L'alternativa sarebbe stata tornare verso Bobbio, ma avremmo fatto la stessa strada dell'andato, quella che facciamo spesso e volentieri. Allora, per cambiare, ragazzi, oggi è la giornata delle strade bianche. A un certo punto ci siamo ritrovati qui, sotto di noi c'è la Val Trebbia, l'ambiente è molto carino, è molto bucolico, guardate qua, si va. Mai fatta questa strada qui, quindi la stiamo scoprendo insieme in realtà. Adesso ci teniamo sulla destra qua. Le strade non sono ben messe, ma ci sono dei panorami pazzeschi. Vi ritroverete su questa strada qui che è semplicemente incantevole. Gira qui e poi la troviamo di là. Sarete soltanto voi e la natura e il silenzio, il vento, i vostri pensieri. Adesso arriviamo in un altro punto che era nel menu. Qui c'è un altro passo ed eccolo qui, ecco qui la tabella. Passo Caldarola, 747 metri. Questa strada che abbiamo fatto adesso, ragazzi, è veramente un bijou. Il viaggio continua. Strada del Passo di Caldarola è un altro bel pezzo di strada asfaltato da fare sempre con massima attenzione, perché come vedete non ci sono le protezioni né da un lato né dall'altro, però ci sono degli scorci, delle viste davvero incredibili. E anche qui traffic free, sarete da soli praticamente. Di tanto in tanto vi conviene passare dall'altra parte della carreggiata, perché ci sono dei tratti di strade che sono franati. Oggi sembra di essere praticamente sull'eroica, stiamo facendo strade bianche un po' sì e un po' no. Giusto, è giusto, il navigatore è giusto. Siamo in località Salenzo. Guardate che traffico che ci sono su queste strade, piene di smanettoni e di curve da ginocchio a terra. Qua un altro passo K del diavolo. Sì, però adesso mi faceva scendere lì il navigatore. Là c'è il divieto di transito, c'è una bella catena e non si va, quindi cambiamo, scendiamo di qua e cerchiamo di riprendere la traccia che sta qui sotto. Siamo sui 630-640 metri di altezza più o meno, su delle dolci colline con delle viste pazzesche, su dei castelli. Davanti a noi l'ennesimo castello, castelli ovunque li stiamo trovando, con ogni angolo c'è un castello. Però un occhio dovete darlo anche alle strade, perché di tanto in tanto si trovano delle buche, alcune volte sono segnalate, altre volte no. Sono circa le 17, siamo lungo la Valtidone, a pochi chilometri c'è Pianello Valtidone, poi da lì proseguiremo il giro per i passi verso casa. Oggi è stata una giornata letteralmente superlativa, non è ancora finita la giornata, ma i posti che abbiamo visto sono stati decisamente inattesi, soprattutto a pensare a ieri, al meteo, alle previsioni di ieri. Mettevano pioggia tutta la giornata e non avremmo mai pensato di uscire tutto il giorno. Invece guardate qua, le 17, guardate che sole che c'è un tiepido sole e c'è Cinzia soprattutto che fremeva da entrare nel video. Dai.
Abbiamo fatto questa breve sosta qui alla pompa di benzina per bere un po' d'acqua. Adesso torniamo in sella e facciamo gli ultimi 50-60 km verso casa. Go, si va. Mancano ancora una cinquantina di chilometri, ma non mancheranno le emozioni, perché qui strade dritte non si fanno oggi per tornare verso casa. Guardate qua come siamo di nuovo immersi in mezzo alle vigne. Siamo tornati in Oltrepò. In attesa questa strada qui. Anche questa è una novità, tanta roba. Soprattutto per i paesaggi. Si sale e si scende dolcemente da queste colline e, a dir la verità, anche l'asfalto non è neanche male. Località Tassara o Tassara, questo è il castello. Si attraversano questi borghi dove il tempo pare si sia fermato. Non c'è nessuno, molto grazioso, molto ben tenuto. Ci teniamo sulla destra e proseguiamo il nostro tour su strade estremamente trafficate, come vedete, sì, da animali selvatici. Guardate qua come sale la strada, che roba è? SP45. Che strada è? Beautiful. Oh, di qua dobbiamo andare noi. Qua dobbiamo andare qua. Se non vi piacciono questi paesaggi qui, non dovete fare il percorso che stiamo facendo noi oggi. Apperia La Versa, siamo, neanche a dirlo, a Santa Maria della Versa. Piano piano ci stiamo riavvicinando, 38 km a casa. Déjà vu! Stiamo rientrando a casa e ovviamente ripassiamo sul ponte della Becca. Per Concordia Energia di Comune e Provincia, recita la scritta in alto sul ponte. Qui si va piano. Lontano si vede la cupola della Basilica di Pavia. Ragazzi, sono circa le 6:15, 6:20 e siamo, come vedete, tornati quasi a casa. Alle nostre spalle c'è la Certosa di Pavia. Qui dalle parti nostre il tempo sta un po' cambiando. Sembra quasi che possa venire a piovere, probabilmente sì, probabilmente no. E comunque, anche se dovesse piovere, siamo tornati a casa senza aver preso neanche una goccia d'acqua. A vedere le previsioni di ieri era impensabile oggi uscire in moto. Speriamo di avervi fatto compagnia, di avervi fatto scoprire qualche posto nuovo, qualche strada nuova, qualche emozione in più. E per noi è gratis, non è detto. Quindi se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla E per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.